Ciao ragazzi, oggi parliamo di Dennis Tinerino, bodybuilder newyorkese di chiare origini italiane, uno dei migliori atleti della Golden Era, rivale di Arnold Schwarzenegger, più volte Mister Universo, attore, ma anche personaggio malavitoso prima e predicatore poi. Una vita in bilico fra la palestra, i palchi di gara, le gang mafiose e infine la redenzione. Enjoy! Dennis Tinerino nasce a Brooklyn, New York, il 23 dicembre 1945, da una famiglia di origini italiane. L'infanzia non è facile, in famiglia i soldi sono pochi e Dennis cresce nella New York della strada. Sin da piccolo sente l'esigenza di diventare più robusto per difendersi dalle angherie del ghetto newyorkese. Racconta che era così magro da riuscire a schivare le gocce di pioggia. A 12 anni progetta il suo futuro decidendo che diventerà un campione di bodybuilding e un attore. Ma sentiamo dalle sue stesse parole come andarono le cose. Mi sono guardato allo specchio un giorno e il mio corpo mi ha detto: ragazzo, hai bisogno di aiuto. Le tue spalle sono così strette che soffocano il collo e tu sei così magro che eviti le gocce di pioggia. Così mio padre, un pugile esperto, mi ha portato alla YMCA e lì ho visto le foto di Steve Reeves, Reg Park e tutti i campioni di bodybuilding dell'epoca, Mister Universo, Mister America, e mio padre mi insegnava la boxe e il baseball. Così gli ho detto: papà, amo la boxe, amo il baseball, ma voglio mantenere questo bel faccino. Voglio diventare Mister America, Mister Universo, essere ricco e famoso e fare film. Avevo 12 anni. All'inizio prova ad allenarsi col metodo della tensione dinamica proposto da Charles Atlas, ma non ottiene i risultati sperati, per cui si rivolge ai pesi e fra i 13 e i 16 anni sviluppa un fisico di tutto rispetto, arrivando a pesare sugli 80 kg con 40 cm di braccio. Ma la svolta della sua vita arriva quando conosce Joe Benda, che gli insegna metodi di allenamento più avanzati e lo fa allenare 5 giorni a settimana. Come molti atleti della Golden Era, in palestra Dennis pratica sia il sollevamento pesi olimpico che il bodybuilding e in breve costruisce una solida base fisica che gli permette di cominciare a gareggiare. Nel 1964 vince il Mr. Brooklyn e continua collezionando numerosi altri titoli, fra i quali il Mr. USA nel 1966 e il Mr. America nel 1967. Lo stesso anno arriverà secondo al Mr. Universo NABBA dietro all'emergente Arnold Schwarzenegger. Vincerà il Mr. Universo NABBA l'anno seguente, nel 1968. Con un peso in gara sui 100 kg per 1,80 m di statura, nel corso della sua lunga carriera sportiva, Tinerino vanta 4 vittorie al Mr. Universo, il titolo di Natural Mr. America conquistato nel 1978 e 6 partecipazioni al Mr. Olympia, dal 1977 al 1982. Ricordiamo il sesto posto al Mr. Olympia 1977 e il secondo posto nei pesi massimi dietro a Mike Mentzer nel 1979. Concluderà la carriera agonistica con un 14° posto al Mr. Olympia 1982. Ma la vita di Tinerino non era solo bodybuilding. Nel 1970 sposa Anita Conte, dalla quale avrà 3 figli, Tara, Marissa e Dennis John. I due appaiono insieme sulla copertina della rivista Strength and Health del dicembre 1971 e nel 1974 vanno a vivere in California. Partecipa ad alcuni film come attore. Lo ricordiamo nella parte di Sansone nel film Ercole a New York con Arnold Schwarzenegger come protagonista. Ma soprattutto Dennis ama vivere veloce e rimane vicino al mondo della malavita. Racconta che guadagnava $1.000 alla settimana col solo braccio di ferro. Inoltre avvia e gestisce un grosso giro di gioco d'azzardo e prostituzione a Los Angeles e finisce nel mirino della polizia. Nel 1978 viene arrestato e sconterà un anno di prigione. Ma proprio in prigione trova una nuova dimensione. Incontra la vocazione e diventa un evangelista e predicatore che diffonde il verbo di Dio negli Stati Uniti e nel mondo. La sua vita e la sua evoluzione spirituale sono documentati nel libro autobiografico Supersize Your Faith, cioè Potenzia la tua fede, pubblicato nel 2006. Purtroppo negli anni 90 gli viene diagnosticato un tumore allo stomaco. I medici gli danno 2 settimane di vita. Ma il tumore recede e Dennis sopravviverà ancora per parecchi anni, continuando con la sua attività di predicatore. Si spegnerà a Los Angeles il 7 maggio 2010 a soli 64 anni. Nel 2012 è stato inserito nella Hall of Fame di Muscle Beach. La filosofia di allenamento di Dennis era molto semplice e old school. Credeva nel sovraccarico progressivo, cioè che per diventare più grossi occorre diventare più forti. Per lui i 3 esercizi chiave sono lo squat, il rematore con bilanciere e la panca piana con bilanciere, eseguiti con approccio piramidale nel quale ad ogni serie si aumentano i carichi e si riducono le ripetizioni. In questo modo si ottiene un ottimo riscaldamento e si arriva a maneggiare carichi pesanti senza correre grossi rischi di infortunarsi.
Al contempo suggeriva di seguire una dieta composta di 5-6 piccoli pasti quotidiani e riposare adeguatamente. Riassumendo, la storia di Dennis Tinerino ci mostra un viaggio di maturazione personale. Un ragazzino che ha trovato nella palestra una via per sopravvivere alla violenza della strada dei quartieri newyorkesi e in seguito ottenere riconoscimenti come campione di bodybuilding, pur coltivando una vita di eccessi e illegalità. E infine prendere consapevolezza del vuoto interiore lasciato da una vita basata sul materialismo e l'edonismo e diventare un predicatore della spiritualità. Che dire, davvero dalle stalle alle stelle. Ciao, alla prossima!